Buongiorno a tutti. In questo video oggi volevo giocare un po' con i numeri di Mersenne, Matrioska, che anche su video precedenti ho fatto vedere. E in sostanza eh, farò vedere un po' come funzionano questi Python che ho creato. Allora, si capisce un po' male come al solito perché mi spiego malissimo, però vabbè. E però proviamo a capire un po' il funzionamento di questa parte. Allora, genero sfilze di 1 in binario che corrispondono a candidati Mersenne. Poi sommo gli 1 e genero l'esponente di quel Mersenne. Quindi io metto in sequenza degli 1, che non mi interessa il valore che hanno in realtà in decimale questi 1, perché vado a fare in sostanza un po' del procedimento al contrario del Mersenne Matrioska che intendo di solito. In sostanza genero semplicemente sfilze di 1, poi le vado a contare, quindi la sfilza di 1 in sé potrebbe essere un candidato numero primo di Mersenne, poi lo converto sommando la sequenza di 1 nell'esponente di questo Mersenne che avrei identificato, quindi ottengo un esponente, poi questo esponente che ho generato lo utilizzo come fosse un numero di Mersenne. Quindi lo riconverto in binario, gli rigenero l'esponente di questo numero che ho confermato, quindi questo esponente convertito a numero di Mersenne gli ricrea un esponente e poi vado a ritestare se questo esponente è primo. Quindi gioco con la matriosca al contrario. Eh, Vediamo se serve che lo rispiego. Comunque leggo: genero sfilze di 1 in binario che corrispondono a candidati Mersenne, poi sommo gli 1 e genero l'esponente di quel Mersenne. Poi quel valore ottenuto, esponente Mersenne candidato, che userò come Mersenne, lo converto in un valore a sé stante in binario e ritesto se quella somma di 1 è un altro numero primo in modo da poterlo confermare come esponente di Mersenne corretto. Questi sono appunti, ho scritto male, mi spiego male comunque, ma sono appunti che sono miei, se a qualcuno interessano possono vederli, servono a me, per quello li scrivo così, a me basta capirmi. Allora, in sostanza, generi una fila di 1, candidato Mersenne, contigli 1, ottieni l'esponente, nuovo candidato Mersenne, che utilizzo appunto questo insieme di 1 come un numero a sé stante, che è un mio nuovo candidato Mersenne. Converto l'esponente in binario, quindi questa cifra la riconverto in binario, quindi diventa il mio esponente, nuova fila di 1. Se quel numero è primo, conferma che l'esponente, quello con asterisco, è corretto e quindi hai trovato un Mersenne primo, teoricamente, sempre tutto questo qua. Quindi 9 esponenti Mersenne con l'asterisco descritti, sono qui sopra. In sostanza l'esponente del Mersenne è 3 e il 3 è fatto da 1 1 in binario, quindi è 2 1 e quindi questo sarà l'esponente che mi scrive poi il Python che andrò a fare vedere. Così se il Mersenne è 7, il binario è 1 1 1, quindi sarà una sequenza di 3 1. Il 31 sono 5 1 in sequenza, il 127 sono 7 1 in sequenza, l'8191 sono 13 1 in sequenza e via così. 3 1 1, 7 1 1 1, di 3 è 1 1, quindi sono 2, di 7 è 1 1 1, quindi sono 3 e via così. Esponi gli esponenti di esponenti che sono formati da soli uno in binario, confermando la primalità del Mersenne determinato dall'esponente e dall'esponente generato dall'esponente. Un po' contorto, ma vabbè. Quindi se k è primo e p uguale 2k-1 è primo, allora p è un Mersenne primo. E la somma degli 1 del binario di p è uguale a k. Quindi stampi k l'esponente del Mersenne. Questo è su un Python che mostrerò dopo. Riepilogo: partire da una fila di 1, quindi questa è la terza volta che provo a esprimerlo, sommarli per ottenere un esponente, trattare quell'esponente come se fosse lui il Mersenne, ricontrollare la somma degli 1 del binario dell'esponente, usare la ripetizione armonica, che è quello che ho appena fatto, come conferma, filtrare i Mersenne tramite una matriosca binaria. Questa è la sostanza di quello che sto facendo con i test qua. Allora, facciamo vedere, queste parti sono più rapide della spiegazione stessa, quindi vediamo. Qui in sostanza vi faccio vedere cosa sto andando a cercare. Tanto mi salvo questa parte del video,
del mio Python, in modo tale che se devo andarlo a ricontrollare in futuro ce l'ho. Ok, e partiamo. Allora, ad esempio, io uso il 3. Il 3 è una sequenza di 1-1-1 a 3-1, praticamente sto utilizzando una sequenza di 3-1. La lunghezza della sequenza 3 è prima? Sì. Binario dell'esponente 1-1-1, solo 1 è vero? Sì. Conteggio di 1 del binario è 2 è primo? Sì. Quindi tutte e tre le condizioni sono vere. Quindi questo valore sarà un valore che io andrò a utilizzare poi sul successivo test. Faccio un esempio col 9 che so già che non è corretto. Sequenza di 1 iniziale sono t 9 1, lunghezza della sequenza è primo, falso, quindi vuol dire che questo valore non andrò a utilizzarlo sul test, viene escluso in automatico. Binario dell'esponente è 1 0 0 1, quindi non è fatta di solo 1, andrebbe comunque scartato. Conteggio degli 1 in binario è 2, sì, vabbè, ci sta, però è già stato eliminato dalle altre due condizioni. Un altro valore, faccio ad esempio il 7, sequenza iniziale è di 7-1 in sequenza, la lunghezza è 7 è primo, sì, quindi sta solo controllando il quantitativo di numeri che io ho inserito, di numeri 1, è primo, sì. Il binario dell'esponente è 1-1-1, quindi è composto da soli 1, è vero. Il conteggio degli 1 in binario è 3 ed è primo, quindi è vero. Quindi tutte e tre le condizioni sono vere. Questa spiegazione mi pare che sia abbastanza semplice e perfetta. Adesso vediamo qua cosa faccio. In sostanza questo qua è un setaccio di numeri primi per capire quale quantitativo di sequenza di 1 è prima o non è prima, e questa è la scansione qui sotto. Facciamolo partire. Allora è infinita, quindi partirebbe da qua e andrebbe sempre più avanti. Quindi mi ha trovato 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31 e sta continuando a procedere. È lento come procedimento, però sta dando i risultati che avrei voluto in sostanza. 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31. Adesso troverà il 61, spero, vediamo se lo trova in breve. 61, ok, e andrebbe avanti fino a trovarli tutti, teoricamente. Non ho il tempo, non ho la possibilità di poterlo controllare, è solo una mia prima conferma per capire se il metodo appunto funziona. Questo qui invece è ho provato con l'intelligenza artificiale a farmelo sistemare per farlo andare più veloce. Non so cosa abbia fatto, se mi ha cancellato tutto il mio ragionamento, perché delle volte quando chiedo di aiutarmi a modificare, a sistemare, delle volte mi cancella delle cose per mettere delle cose che sono comunque funzionali, ma non è il mio ragionamento iniziale. Comunque lo faccio vedere e adesso lo faccio partire e vediamo che effettivamente è più veloce e i dati che conferma sono gli effettivi esponenti dei numeri primi di Mersenne. 17, 19, 31, 61, 89, 107, 127, 521. Sto controllando a vedere se ne salta alcuni, perché in quel caso sarebbe un po' un problema. 607, 1279, 2203, 2281, 3217. Li sta trovando tutti, quindi funziona benissimo anche questo. Allora, questa parte qua in sostanza la somma dei valori in binario determinati da foglio 4 esprime la sequenza degli attuali esponenti Mersenne conosciuti. Cosa deduco da questa frase? In sostanza lui mi sta trovando il valore effettivo del Mersenne conosciuto, non mi sta trovando l'esponente, quindi è comunque valido, funziona. Aspetta, intanto lo faccio vedere. Quindi ha il filtro dei numeri primi e poi usa doppiamente armonici, bla bla bla. E attualmente con questo foglio qua mi trova 3, 7, 31, che non è che sono sbagliati perché sono diversi dai valori di prima. Gli ho chiesto semplicemente una cosa diversa, ovvero dimmi qual è il valore di 2 alla seconda meno 1, 3, 2 alla terza meno 1, 7, 2 alla quinta meno 1, 31. Cioè, teoricamente adesso da questo Python mi sta trovando i valori lentissimo, ma mi sta trovando i valori appunto completi del Mersenne stesso in sostanza. Proviamo a confermare. Qua avevo già preparato il foglio, praticamente converti in binario
3,7,31. No, 3,31. 1 1 1 1 1 1 1 1, quindi è 2 perché è 1 1, sono 2 1, 3 1 1 1 sono 3 1 e 5, quindi è 2 3 e 5 che sono 2 3 e 5. Teoricamente andrebbe avanti ancora, vedo che è lunghissimo, è infinito, ma a me mi bastava averlo in forma teorica, questa regolarità in sostanza. E niente, tutto là, ho spiegato quello che volevo aggiungere della parte Mersenne Matrioska. Ho altri lavoretti, ma non siamo sempre là. Cioè, quello che voglio dire è che quello che abbiamo fatto oggi è molto più lento di questo Python che ho generato con il 2S alla seconda meno 1 che e con S0 partendo da 2, che in realtà è Lucas Lemmer diviso a metà. Lo utilizzo in maniera strana, come ho già fatto vedere nei video vecchi, però voglio solo far vedere la velocità di questo confronto a quel ragionamento che stiamo facendo. Facciamo 10.000 così va un po' più veloce, dovrebbe metterci sui 7-8 secondi. Cioè, qui sto già confermando tutti gli esponenti di Mersenne primi. Cioè, è una scheggia, è andato veramente veloce. 1 secondo, 51, questi sono tutti esponenti primi dei Mersenne. Non so neanche perché sia andato così veloce, onestamente, perché di solito va più lento. Si vede che di solito testo valori più alti. Vediamo S da 2 a 20.000. Eh sì, comincia a rallentare, quindi 7-8 secondi in teoria ci mette con i 20.000. Completato 20.000 esponenti in 7,95 secondi. Lo rifaccio vedere, poi chiudo il video perché questa è l'altro Python, quello che ho generato, che lavora sia in positivo che in negativo. Teoricamente poi andando a riosservarlo ho visto che questo in particolare sì lo fa, ma poi riassesta tutto in positivo, quindi in realtà non lavora su quella parte là, però dovrebbe essere funzionale, ce l'ho su un altro Python, però intanto non è il principio, il ragionamento che mi interessa. È a posto. Boh, anche per oggi è a posto. Spero di non aver annoiato le persone che sono interessate a questi argomenti. e basta. Arrivederci se avrò altre cose. Ah no, ultima cosa. Questa è una lista dei potenziali candidati numeri primi futuri da dopo quelli già conosciuti, che però non riesco a testarla oltre. Cioè, ho creato dei filtri dove li ho testati. Questi valori sono esponenti e anche questi qui in sotto 2 alla 107-1 che sono gli stessi Matrioska, ovvero il Mersenne sarebbe 2 alla 107-1 e dopo meno 1, quello è il Mersenne che io intendo, però sono instabili, anche se io penso che questi Matrioska in particolare appunto siano dei Mersenne primi anche questi, non ho possibilità di definirlo e anche attualmente i vari metodi conosciuti non riescono a farlo. Già questo numero qua, che è il primo, che è quello più vicino che si avvicina, non riesco a testarlo per convalidarlo con i metodi attuali. Io lavoro da autonomo, penso si dica, e ci metterei un anno, penso, per testare solo questo semplice valore. Figuriamoci gli altri che comunque la velocità aumenta sempre di più, aumentando anche solo di un valore, quindi è proprio impossibile testarli. Però questi sono i valori che io testerei in futuro. Sotto degli appunti. Ah sì, li ho testati con un prefiltro che però è instabile perché ne cancella mezzi numeri primi e sono passati. Cancella metà numeri primi di Mersenne, però è molto più pesante e comunque questi due valori sono passati. Questi da qui non me lo testava più, era impossibile testarlo. Vabbè, questa è una lista parziale. Magari non so in futuro come evolverò, se deciderò di andare avanti con questa lista. Quella era quella giusta.
questa lasciandola scorrere e vedere se mi vengono fuori appunto dei valori aggiuntivi, ma io penso che sia lunghissimo, cioè mentre questi valori, appena ho startato il foglio, è partito e li ha trovati subito. Già per trovare il 61 ci mette già una botta e mezza di tempo, quindi penso che sia intestabile questo metodo, cioè inutilizzabile per queste cose qua. È bello il ragionamento, il vedere come coincide tutto, però non penso sia utilizzabile per ora, o a meno che non venga cambiato appunto il Python qua per velocizzarlo in qualche maniera. Comunque vabbè, è tutto, annoiato che basta le persone. E grazie e alla prossima. Ciao.